Capitolo sesto di San Giovanni, che credo che lo si guardi, non di guai, insomma, un laborioso passaggio, perché il testo di San Giovanni parla del pane pagnotta, poi parla del pane di vita, cioè il significato del vivere, poi il pane che è la mia carne. Nessuno non ha capito nulla e lui non si è spiegato. Questo è un dato di fatto. Lui non si è, ha detto questo ma non si è spiegato. La più parte gli ha detto: ma sei matto, hai un demonio, sei matto, sei fuori di testa. Se ne sono andati. Rimangono i 12, Gesù dice: volete andare anche voi? Pietro gli dice: perché andremo? Tu hai il valore di vita eterna. Non dice ho capito, non dice hai ragione, dice mi fido. Quindi lasciamo da parte Giovanni perché complica le cose. Giovanni poi ce le complica ancora in un altro modo, che nel racconto dell'ultima cena lui non parla dell'Eucaristia. Qui c'è la prova palese, che i Vangeli non dicono tutto. I Vangeli non sono una cronaca completa che dice tutto. Se questo non mi dice l'istituto dell'Eucaristia, cosa mi va a contare altre cose che sono certamente meno rilevanti? I Vangeli sono un annuncio, il racconto di un annuncio fatto attraverso le vicende della vita di Gesù. Allora cosa ci rimane? Matteo, Marco, Luca e Paolo. Incomincio dal più antico. Sapete qual è il più antico? È Paolo. È Paolo. Sì, Paolo. La lettera di Paolo. Mentre vi do queste istruzioni, io non vi godo del fatto che vi radunate non per il meglio ma per il peggio. Poiché prima di tutto sento che quando vi adunate ci sono tra voi delle divisioni, e in parte credo che sia vero. Bisogna che anche tra voi vi siano delle sette, affinché quelli che sono approvati siano poi manifesti fra voi. Quando vi radunate assieme, quel che fate non è mangiare la cena del Signore, poiché al pasto comune ciascuno prende prima la propria cena, e mentre uno ha fame, l'altro è ubriaco. Tutti facevano questo pasto comune, ognuno si portava da mangiare. Qualcuno mangiava 4 ganasce e beveva come una botte, e un altro stava a stecchetto. Ma non avete voi delle case per mangiare e bere? O disprezzate la Chiesa di Dio e fate vergogna a quelli che non hanno nulla? Che vi dirò? Dovrò lodarvi? In questo non vi lodo. A Corinto si faceva la cena del Signore. Prima si mangiava, come Gesù aveva fatto nell'ultima cena. Chi mangiava troppo, chi addirittura era ubriaco, chi aveva poco. Paolo si adira, no? Io infatti ho ricevuto dal Signore quello che anch'io vi ho trasmesso. Io lo so dal Signore, è Lui che me l'ha detto e ve l'ho trasmesso. Questa lettera è stata scritta nel 56. Paolo l'ha ricevuto prima, l'ha trasmesso prima. Cosa ha trasmesso? Cioè che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito, sì, la traduzione dice fu tradito, ma nella notte in cui si consegnò, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. Che è dato per voi. Dato, sapete cosa vuol dire? È dato per voi. Può essere dato nel senso che sia incarnato per noi, la spiegazione dei protestanti, no? Se il Signore si è dato per noi, anche per il corpo, senza dover andare a cercare altro. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice e disse: fate bene attenzione, questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Non dice questo è il calice della nuova alleanza, no? No, dice questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue.
stesso e poi mangia e beve del calice, poiché chi mangia e beve un giudizio su di se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Ma questa qui è la morale che fa. La cosa che mi interessa è questa. Nel 56 Paolo scrive a quelli di Corinto dicendo che quando era passato a Corinto nel 52 aveva detto loro quello che Paolo aveva saputo dal Signore, che il pane, questo è il mio corpo dato per voi. Questa traduzione è un po' anche un po' incerta, perché il greco dice didomenon, che è un participio presente, che si può tradurre che è dato per voi, ma in legame con un altro principio presente può aver significato futuro. Questo è il mio corpo che sarà dato per voi. La Vulgata traduceva quod pro vobis tradetur, sarà dato per voi, perché nell'ultima cena Gesù non aveva dato il corpo, non l'aveva dato, l'ha dato sul Calvario. Quindi didomenon, dato, sì, dato intenzionalmente, ma sarà, e filologicamente sono possibili le due traduzioni. Ma sul sangue, sul calice, non c'è possibilità di equivoco, perché è il sangue dell'alleanza. Allora, se è il sangue dell'alleanza, cosa capita? L'alleanza era fatta sul sangue dei vitelli e dei tori. Questo veniva rinnovato nel Tempio. Lui è l'agnello che prende su di sé il peccato del mondo, così diceva S.Giovanni Battista. Lui si paragona all'agnello avanti così. Lui dice che il suo sangue è versato. Quindi fa riferimento al Calvario. Piccola parentesi, non dice nulla, ma mette a fuoco la questione. Al Concilio di Trento si sono bloccati per alcuni mesi su questa questione. Ma l'ultima cena, in cui Gesù istituì l'Eucarestia, era un sacrificio o no? Sì, perché era l'Eucarestia, lui l'ha anticipato. No, perché non era ancora avvenuto. La Chiesa non ha preso posizione, hanno litigato per 2 mesetti. Il cardinale presidente, che è il famoso cardinale Morone, che era una persona straordinaria, è entrato 5 volte in conclave da Papa e 5 volte è uscito cardinale, che l'hanno sempre bocciato. Era talmente superiore agli altri che non accettavano una cosa del genere. Infatti io nell'ultimo conclave dicevo ho paura che qui funzioni il caso Morone, e invece non ha funzionato all'altro questo, perché se mettono il più in gamba a Lucaraso si dice in piemontese, no, lo ferma. Non è l'unico caso, è questo, c'è anche stato il segretario di Stato di Pio VII con Salvi e l'hanno anche bloccato, ed era certamente anni luce superiore agli altri. A Morone è capitato, questa volta per fortuna non è capitato. Morone dice: ma con tutto quel che bolle in pentola, queste teste matte di teologi e di vescovi stanno a discutere su questo e cercare di far capire di accantonare la questione. Cosa importa? Ha dovuto scrivere a Roma e farsi mandare da Roma il parere che la smettessero di discutere su quello, che c'erano tante altre cose più importanti, più urgenti, per dire. Quindi non è che lo risolviamo, non hanno più risolto là, ed è una questione disputata e disputata rimane. Voglio leggere Marco, perché la formula che trovo in Paolo la ritroviamo tal quale in Luca. Chiaro, Luca era discepolo di Paolo e ripete quello che aveva imparato da Paolo. Luca non dice il Signore me l'ha detto,
no? Ha sentito Paolo. Invece dall'altra parte abbiamo Marco e Matteo. E abbiamo Marco che mentre mangiavano Gesù prese del pane, recitata la benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete, questo è il mio corpo. Solo questo dice Marco. Mentre gli altri dicono: il mio corpo dato per voi, tomeni per mo. Poi preso un calice, rese grazie, anzi dico dopo aver cenato, perché Marco dice molto di meno, lo diede a tutti e tutti ne bevettero e disse: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza, il quale è sparso per molti. E questa è la disputa che oggi c'è, che il sangue è per tutti. Tutti e quattro dicono molti, il verbo loro, non dicono tanto, molti, non moltitudini. La spiegazione è quella che dà Bellarmino, diceva: Gesù è morto per tutti e il sangue l'ha versato per tutti, ma non tutti l'hanno coscientemente accolto, quindi è per molti, ma molti vuol dire moltissimi. Al tempo dei giansenisti, per 2 secoli, molti voleva dire pochi, anzi nessuno. Oggi molti vuol dire tutti. Basta leggere i testi, saper leggere, ma non basta. Bisogna continuare il raffronto. Vi avevo detto uno che vi portava questa sera i testi sinottici, Matteo, Marco, Luca, Paolo, e invece non è venuto, non me li ha portati. Li distribuivo e si vedeva anche visivamente con più efficacia di quanto possano dire le parole. Allora, cosa ha detto Gesù? Lo facciamo questa volta e poi non lo faremo più? No, fate. Quindi c'è un imperativo, dovete farlo. Fate questo. È il nucleo del sacramento. Noi, la Chiesa che a un certo momento si mette lì, combina, vediamo che combinerà. Non possiamo non combinare. Ma il nucleo, e qui siamo al nucleo, non al capestatorio, è il comando del Signore. Fate questo, in memoria di me. Questa parola, detta in italiano, nelle lingue moderne, è poverissima, perché la memoria vuol dire ricordare. Nell'ebraico è il memoriale che facevano gli ebrei nella celebrazione della Pasqua, che li rendeva in qualche modo partecipi degli eventi dell'Esodo e dell'Alleanza. Quindi fate questo in memoria di me, è un comando perché ci aiuta a ricordare, ma non soltanto a ricordare, ma c'è un qualcosa di più che viene che non dal nostro ricordo. È il memoriale di Israele che viene portato nel memoriale del nuovo Israele, che è la Chiesa, in una dimensione nuova che Gesù dà il mattone, diceva quello vecchio, il disegno, il disegno architettonico è quello nuovo. C'è una continuità e una novità. Seconda cosa che dice, allora, prima cosa l'ordine di fare, quindi la base del sacramento. La seconda, la memoria, ricordare. Non basta fare la messa così, bisogna ricordare cosa c'è alla base. Fare il memoriale, è ciò che cerchiamo di capire questa sera. Poi prendete e mangiate, ed è la comunione, perché nei sacrifici si uccideva la vittima e poi si mangiava, se era un animale, eccetto l'olocausto in cui indossavano tutti. E poi se era un uomo, i cannibali mangiavano gli altri. Ecco, fate questo in memoria di me. Prendete e mangiate. Ecco l'aspetto che
questo è il mio corpo, questo è il sangue dell'alleanza, questo calice, c'è una presenza sua. Di che tipo? Di che tipo? Non lo dice, ma dice che c'è una presenza. Questa presenza è collocata in relazione al Calvario, versato per voi e per molti in remissione dei peccati. Quindi è collegata al sacrificio che Gesù farà. Il sacrificio che Gesù farà sarà reso presente nel corpo e nel sangue suo celebrati dalla Chiesa. Quindi le grandi tematiche arrivano: il sacramento, la comunione, la presenza. La presenza è affermata in modo inequivoco, però non è declinata, non è sviluppata, è più accentuata sul versante del sacrificio. E tutto questo è per voi, a vostro, il per e mo, per noi, per voi. Quindi non è che lui l'ha fatto perché l'ha fatto per noi, ha preso questa fondamentale struttura religiosa e sociale che è il sacrificio, l'ha presa, l'ha trasformata, ha messo se stesso, ha dato se stesso prima realmente sul Calvario e poi continua a darlo nell'Eucarestia, nel sacramento. Tutto questo è la nuova alleanza, non è soltanto qualcosa per voi, ma è la base della nuova alleanza. Mosè aveva stipulato la vecchia alleanza ai piedi del Sinai, Gesù nell'ultima cena annuncia la nuova alleanza che sarà perfezionata sul Calvario. E poi c'è una frase terribile nel Vangelo che oggi non viene più portata in tutta la sua forza drammatica. Anche Giovanni, no, Giovanni non lo dice, i tre sinottici dicono: quando Gesù morì, il sole si oscurò, poi dopo si di nuovo rischiava. Il velo del Tempio, cosa dite voi? Si squarciò. Non è vero. Questa è una bugia ecumenica. Il velo del Tempio, velum templi, scissum est, no? Quel scissum est è un passivo. Può voler dire il velo del Tempio si squarciò, perché il passivo in latino ha significato riflessivo, ci siamo, oppure può voler dire il velo del Tempio fu squarciato, ci siamo. Andiamo sul greco. Il greco è passivo e non immediale. Tapis matunau eschisde fu strappato. Da chi? Chi è andato là a strappare il velo del Tempio? L'avrebbero ammazzato subito, un pagano non poteva entrare, un giudeo aveva lapidato. Quando c'è un passivo, senza complemento di agente, chi agisce è Dio. Allora Dio spezzò il velo del Tempio. Mi pare Marco dice dall'alto in basso, non da sotto a sotto, dall'alto in basso, che vede è sempre allegorico. Vuol dire che la nuova alleanza, nel momento in cui Gesù muore, l'antica alleanza finisce e incomincia la nuova. Ma questa nuova alleanza che incomincia nel suo sangue, è resa presente nell'Eucaristia. Qui c'è una questione sulla quale poi abbiamo litigato tra cristiani a non finire. I protestanti, questa questione del sacrificio non ha fatto problema per 1500 anni. Ad esempio ha fatto problema una volta la presenza Berengario di Tours, nel 1100, una volta un intellettuale che dica diverso dagli altri non fa problema.
problema, altrimenti che non hanno diritto di esistere se non elaborano qualcosa di personale. No, quindi c'è questo caso sulla presenza di andare così. Ma sul sacrificio era una cosa pacifica. Cioè, in tutte le religioni ce l'abbiamo noi, il sacrificio incruento, benissimo. Lutero, che era un uomo intelligente e partiva sempre da situazioni concrete, ha detto: sta storia del sacrificio rende il cristianesimo simile ai giudei e alle altre religioni, e quindi puzza, non l'aveva capito bene. In secondo luogo dice: con la storia del sacrificio cosa fanno i preti? Ma non solo i preti a livello così empirico, da parrocchia, ma proprio la dottrina della chiesa. Dice la gente: il sacrificio l'ha fatto Cristo, voi prendete messa e siete dispensati dall'impegnarvi, e quindi è deresponsabilizzante. A dire il vero, non aveva tutti i torti quando se la pigliava con una prassi un po' allegra e riduttiva, ma il torto grosso se l'aveva di pigliarsela con il principio. Quindi la messa non è un sacrificio. Inoltre, se fosse un sacrificio, sarebbe la Chiesa che fa qualcosa e che lo offre a Dio, perché noi siamo salvati dalla grazia e non dalle nostre opere. E lì si è innescato un processo polemico sul sacrificio, cui i cattolici da una parte ad affermarlo, i protestanti dall'altra a negarlo, tutte e due a dimenticare che il sacrificio è il sacrificio di Cristo, che non è il nostro, e che il nostro deve venire ma dopo quello di Cristo, collegato con lui. E si sono persi i tempi in polemiche nelle quali si ribadiscono punti di vista parziali e non si può fare. E questo è finito anche in una truffa che i teologi hanno fatto a proposito del Concilio di Trento, dicendo che il Concilio di Trento ha insegnato che la messa è un vero e proprio sacrificio, e questo è sacrosanto. Il Concilio lo dice in lungo e in largo e lo argomenta contro le negazioni protestanti, che viene rinnovato nella messa. E allora qui non si risponde più all'obiezione dei protestanti, i quali dicono: i preti cattolici tutte le volte che dicono la messa ammazzano nostro Signore.